Ciao, buona giornata. Ti dico due parole e tu osserva te stesso, osservati mentre le dico che effetto ti fanno. Alchimia, metafisica. Allora, metafisica vuol dire che c'erano delle leggi, parlo della cultura europea, italiana, occidentale, delle leggi chiamate leggi della fisica, e la metafisica, oltre, c'erano delle ipotesi di che cosa poteva esserci oltre la visione fisica della realtà, la metafisica. L'alchimia è qualcosa oltre quella che era chiamata la chimica, la scienza, il visibile, lo sperimentabile. Quindi gli alchimisti sono stati dei ricercatori spirituali che nel corso dei secoli, usando un linguaggio chiamato esoterico, così, però un linguaggio molto simbolico, parlavano di realtà metafisiche, cioè che sono qui adesso queste realtà, ma non sono stati presi sul serio, ma non volevano essere presi sul serio più di tanto, perché c'era molta repressione. C'è il Medioevo, c'è l'Inquisizione, così, però ad esempio la famiglia Medici avevano Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, che studiavano tutti i testi antichi. Pico della Mirandola era famoso per la sua memoria perché conosceva tante lingue a lui contemporanee e anche lingue antiche, e mandavano i loro ricercatori a cercare dei testi nel bazar di Istanbul, Bisanzio, Costantinopoli, ha cambiato nome 3 volte quella città in Turchia, sul Bosforo, al Cairo, bazar, e portavano, traducevano, perché erano molto curiosi dei processi alchemici. E anche prima di essere della Rivoluzione francese l'alchimia era molto, cioè esisteva dei centri alchemici a Versailles, alla corte reale, perché volevano capire delle cose, ma il messaggio del simbolico degli alchimisti è lo studio del cervello, la pietra, perché il cervello estratto dalla testa, dal cranio, sembra una pietra, la pietra, perché è colore grigio, ha delle rughe, per cui sembra come una pietra, un sasso, chiamato la pietra filosofale. E poi tutti i vari passaggi che avvengono grazie alla pietra filosofale, quindi nel loro linguaggio diciamo: hai scoperto la pietra filosofale, oppure hai trasformato il piombo, il corpo fisico, in oro, cioè hai trasformato la realtà di piombo quotidiana in oro. Che l'oro che cos'è? Perché oro? Perché l'oro è un metallo che non è corruttibile. Se tu prendi un lingotto d'oro e lo metti fuori in 4 stagioni, non succede niente, non arrugginisce, non si deteriora. No? Per cui l'oro andrebbe usato per fare dei centri pubblici, chiamali templi, centri di meditazione, ospedali, invece viene nascosto dalle persone avide nei caveau, nei sotterranei dei governi. Accumulano tonnellate di oro che invece dovrebbe essere usato per il beneficio della gente. Quindi trasformare il piombo in oro, trasformare una vita meccanica, una vita fatta di abitudini tipo mangiare, dormire, riprodursi e difendersi, in una vita dorata, celestiale, una vita divina, una vita superiore. Questa è la grande opera di cui parlano gli alchimisti. Io ho letto molti libri di alchimia, ho ricordi da vite precedenti di quelle procedure e ho ricordi di maestri spirituali dell'Himalaya. Ad esempio, se leggete questo libro, se lo volete, Una vita illuminata di Swami Rama,
se volete chiedete, mi scrivete qua e vi mando il libro perché non si trova più. A un certo punto Swami Rama incontra uno yogi che aveva il potere di trasformare la struttura atomica, per cui mette una mano nella sabbia, diventa zucchero. Quindi la trasformazione alchemica a livello di atomo, non neanche di molecole, di atomi. No? Quindi la grande opera è che noi scopriamo di essere oro e non piombo. Quindi risvegliare la nostra natura dorata. E perché l'oro? Ho spiegato prima, perché è incorruttibile, è un metallo raro, nobile, preziosissimo, ultra resistente, che resiste a tutti gli elementi. No? Tutti. Dicono che gli Anunnaki 500.000 anni fa venivano dal pianeta Nibiru, lo dice Zaccaria Sitchin, ed erano interessati all'oro che usavano, lo mettevano sulle astronavi, lo portavano via. Oggi ancora l'oro viene nascosto, segregato, cioè un metallo nobile che dovrebbe essere gestito a livello popolare per fare dei templi, dei centri di meditazione, degli ospedali, dei centri di guarigione, invece viene nascosto. Però noi, il nostro oro è il nostro campo energetico, il nostro campo di buona energia è oro. Quando noi non abbiamo la consapevolezza di chi siamo veramente, allora siamo di piombo. Allora la metafisica è che oltre a questo che cade, che cosa c'è? Ci sono altre forze. Altre forze. Uno potrebbe avere un tale potere da tenere questo col potere mentale sospeso. Ma poi c'è la mano, no? È come dire camminare sull'acqua, c'è la barca. Però ci sono delle dimensioni dove non abbiamo la barca. Allora navigare in quelle dimensioni, camminare in quelle dimensioni, muoversi in quelle dimensioni, bisogna fare la grande opera, trasformare il piombo in oro, risvegliare la nostra natura dorata e andare oltre i limiti sensoriali della fisica. Quindi alchimia e metafisica. Questa è la grande opera di cui hanno parlato in modo simbolico nella cultura occidentale, si trovano ancora dei testi che parlano di questo, antichi. E nella cultura orientale invece lo chiamano scienza spirituale, scienza solare. Questo libro che vi ho detto è molto interessante da leggere. Ripeto, se mi mandate l'indirizzo, questo è un libro che è stato stampato sulla vita di Swami Rama, le ultime copie, un bel po' ne ho, però non è più in stampa, ce le ho io, perché io sono un grande ammiratore di Swami Rama e quindi vi consiglio di leggerlo, dove sì, dal punto di vista orientale non usa la parola grande opera, non usa la parola alchimia, però è quello che nella cultura occidentale, quella dove siamo nati noi, dove viviamo noi, è chiamato la grande opera. Cioè gli alchimisti avevano uno scopo, la grande opera. È come se noi, esseri dorati, siamo caduti nel piombo e adesso dobbiamo ritrasformarci, no? Riprodurre la nostra vera natura nella vita quotidiana. Cioè vivere in modo dorato la realtà di piombo, no? Non che il piombo è negativo, sono dei simboli, degli esempi, è come Pinocchio. Pinocchio è un burattino che poi diventa un bambino umano. Ma quanti bambini vengono trattati come Pinocchio, come burattini? Però Collodi, che si riferiva alla stella Sirio, guardate anche i cartonari della stella Sirio, lo chiama Pinocchio, interessante, che molti non hanno capito cosa vuol dire. L'occhio della pineale, Pinocchio vuol dire questo. Finché non risvegli l'occhio della pineale, sei un burattino di legno, sei di piombo. Quindi
burattino di legno, essere umano, piombo, oro. Questa è la grande opera. Noi non possiamo pretendere che i genitori e gli insegnanti, perché loro non lo sanno, oppure se lo sanno hanno paura di dirlo nel programma ministeriale. Io nel 1973 stavo per laurearmi in filosofia, il supplente al liceo Mazzoni di Milano. Mi hanno detto, ma uno come te, che quando parla vanno anche dalle altre classi, perché c'era un po' di anarchia in quegli anni lì, torna, mi diceva il preside. No, perché io voglio insegnare fuori dal programma scolastico, voglio insegnare fuori dal programma ministeriale, e sono contento che YouTube adesso mi dà questa possibilità. Ringrazio te che stai guardando, se vuoi puoi allargare il giro agli amici. Questi video fortunatamente sono gratuiti. Lo scopo della mia vita è condividere la grande opera con te, caro Spirito Eterno, a cui hanno parlato poco dell'eternità. L'eternità vuol dire senza inizio, senza fine. Quindi chi ti dice che sei stato creato e che se vieni da noi ti diamo la vita eterna, però ho parlato con degli esperti di teologia sulla resurrezione dei corpi, e cioè, esperti di teologia cattolica, quindi e mi hanno detto no, ma noi risorgeremo con corpi di luce. Ma dico, ma com'è che alla gente non viene detto questo? Com'è che viene preso il corpo, messo in una bara sottoterra e gli viene detto la risurrezione dei corpi? Uno pensa a quel corpo, no? No, col corpo di luce, ma non è quello allora. Allora i cimiteri, chi va al cimitero a pregare, cosa prega? Un cadavere? In stato avanzato di decomposizione? È importante sapere. Allora questi mi hanno detto, padre Ulderico Magni che studiava, no? Lui mi ha detto personalmente, no ma Cerquetti, guarda, tu sei un amico, la resurrezione è col corpo di luce. Sì, ma non lo dite alla gente, no? Allora invece la grande opera è che noi siamo un corpo di luce che anima un corpo fisico. Se la cultura non ci dice come attivare e risvegliare quel corpo di luce, uno vive tutta la vita su mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. Quindi auguri, tu hai il potere di portare a compimento la grande opera, hai il potere del terzo occhio, hai il potere di trasformare il piombo in oro. È un processo alchemico, nel senso che tutto è energia. Essendo tutto energia, non c'è la materia. Gli atomi compongono l'oro, gli atomi compongono il piombo, quindi a seconda di come sono messi varia poi come appaiono. Quindi la grande opera, trasformare il piombo in oro, vuol dire spiritualizzare il corpo fisico, ricordando che tutto è energia e noi abbiamo il potere di trasformare in modo consapevole l'energia dallo stato apparentemente solido allo stato più elevato che è quello spirituale. Buona opera!